Ciao a tutte e bentrovate ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi un'altra borsa della serie elegante. Guardate che meraviglia! La settimana scorsa vi ho fatto vedere una borsa sempre elegante in oro e adesso guardate, ce l'abbiamo anche in argento perché molte di voi mi hanno chiesto appunto per le serate particolari e per le occasioni qualcosa di molto elegante, ma nel frattempo che sia anche semplice, quindi non preoccupatevi se vi sembra complicata, ma passo passo ho cercato di rendere il modo molto più semplice per poterla realizzare. Prima di vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Vediamo subito i materiali che ci serviranno per il progetto di oggi. Vi dico subito che ci sarà un kit a vostra disposizione su gomitoli.com, sconto 30% nelle date indicate, quindi non perdetele di vista, ma vi lascio tutto in descrizione, link e codice sconto. Io utilizzerò questo meraviglioso cordino Lurè, guardate che meraviglia, quanto brilla. Io ho già realizzato diversi progetti ed è veramente anche molto facile da lavorare. Il kit è composto da 2 rocche da 150 grammi, personalmente ho utilizzato la tonalità numero 2, ma ne trovate veramente tantissime a disposizione, quindi c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Una base specchiata 21x8, poi abbiamo un manichetto da 30 cm e una tracolla da 80, così potete utilizzarlo nel doppio uso. Poi una confezione di paillette, così gli diamo quel tocco particolare, e poi questa bellissima chiusura, guardate, questa click clack che verrà appunto montata con delle viti. Non vi preoccupate perché vi farò vedere tutto durante la spiegazione ed ecco le viti che vi arriveranno quindi insieme a tutto il kit. Per quanto riguarda l'uncinetto, primo giro numero 3, tutto il resto della lavorazione col numero 4, quindi a questo punto ci mettiamo subito all'opera. Iniziamo la lavorazione sempre dal lato corto, uncinetto numero 3 per il primo giro, cappio. Allora, sul punto centrale faremo 2 punti bassi, io ne faccio solo uno adesso, quando poi terminerò il giro vado a fare anche l'altro. La codina ce la lavoriamo ed ecco il primo punto. Poi nei successivi 3 ne facciamo 3, quindi nello stesso punto 1, 2 e 3. Anche in quello successivo sempre 3 ed infine l'ultimo della curva sempre 3. 1, 2 e 3. Lato lungo, adesso alterneremo 2 aumenti e uno singolo, 2 aumenti e uno singolo e così via. Quindi iniziamo primo e secondo. Stessa cosa in quello successivo e poi in quello dopo uno solo. Nuovamente la sequenza 1 e 2, 1 e 2 e poi 1. Continuiamo la sequenza 2 2 1 2 2 1. Qui ne faremo, in questi 3 faremo 3 3 3, qui ne faremo 2, di nuovo 3 3 3 e si ricomincia con la sequenza. Arrivato qui, questi sono 3 3 3 e qui faremo l'ultimo. Quindi ci vediamo a questo punto e vediamo come proseguire. Siamo quasi alla fine, adesso andiamo a fare l'ultimo punto basso qui dove abbiamo iniziato, perché se ne fanno 2 qui al centro, e poi chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia. Lasciamo l'uncinetto numero 3, prendiamo il numero 4, catenella e adesso anziché così andiamo a fare un punto basso in costa e non dobbiamo più fare aumenti, semplicemente lavorare tutti i punti che ci ritroviamo sotto. Guardate già quanto brilla questo cordino ed è davvero morbidissimo da lavorare. Vedete? Quindi completiamo e ci vediamo qui per iniziare la lavorazione della nostra borsetta. Terminato il giro, chiuso con una maglia bassissima, adesso facciamo una catenella e adesso facciamo un altro giro non più in costa, senza fare nulla,
perché mi serve alzare un po' e poi inserire le paillette. Quindi questo secondo giro semplicissimo, tutte maglie basse, in questo modo, vedete? Quindi arriviamo qui, fino a qui, e poi vi faccio vedere come inserire le paillette. Ho terminato pure il secondo giro, vedete, in maniera tale che quando dal terzo in poi inizierò l'inserimento ci siamo come misura. Allora, abbiamo 80 punti, io ho deciso di procedere in questo modo. Faccio 7 maglie basse e nell'ottava metto la paillette e così via. Giro successivo non metto paillette, in quello dopo cercherò di metterle al centro, ma ve lo faccio vedere. Intanto facciamo una catenella e cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso prendo una paillette e nell'ottavo punto, quindi sempre punto basso, la vado a piazzare. Vedete? Se io adesso giro il lavoro, cade perfettamente. Continuo, quindi questo l'abbiamo fatto, mi vado a fare altri 7 punti. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendo un'altra paillette, possiamo anche inserirla direttamente nell'uncinetto come vi viene più comodo, e facciamo un punto basso lavorandola insieme. Procediamo, ve lo faccio vedere un'altra volta. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ovviamente un numero dispari perché poi fra 2 giri, perché il prossimo è senza, io la faccio cadere al centro, quindi sul quarto punto tra una paillette e l'altra. Prendo un'altra paillette, la piazzo qui e inserisco il tutto e creo il punto basso. Aspettate che adesso ve la giro per farvi cominciare a vedere l'effetto. Guardate. Quindi a questo punto completiamo tutto il giro e ci rivediamo a questo punto per vedere il giro successivo. Siamo quasi alla fine del giro, qui io ho fatto le mie 7 maglie, l'ultima maglia è l'ottava, prendo la mia paillette, la piazzo per bene con il punto basso e chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia che ho effettuato. Adesso lo giro così ve lo faccio vedere, anche se ancora non rende benissimo l'idea. Guardate. Allora, adesso questo giro noi non mettiamo nessuna paillette, quindi facciamo una catenella e andiamo a lavorare tutte le maglie basse sottostanti senza fare nulla, perché adesso alterneremo un giro con le paillette e un giro senza. In questo modo. Quindi lo completiamo e vi faccio rivedere ancora una volta come inserire le paillette. Ho eseguito il giro senza paillette, adesso rifacciamo quello con paillette, ma dobbiamo metterla al centro di quelle due sottostanti, quindi facciamo una catenella e cominciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui, quindi sull'ottavo, andiamo a mettere la nostra paillette, così sarà al centro di quelle sottostanti. Vedete? E nuovamente 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7. Nuovamente inseriamo una paillette al centro. Vedete? In maniera tale che noi le mettiamo a scacchiera. Si completa questo giro, quello dopo senza paillette, perché li alterniamo giri con paillette e giri senza. Dopodiché nel giro successivo lo andiamo a mettere al centro delle altre due, come vi ho spiegato prima, che anziché iniziare dal quarto punto, se ne fanno 3 e si metterà la paillette qua, poi qui, eccetera. Giro dopo invece facciamo come questo, quindi dobbiamo alternare. Io arriverò a circa un'altezza di 20 cm, ma dopo sarò più precisa sia nel numero dei giri che dei centimetri raggiunti. Guardate che meraviglia! Io alla fine ho raggiunto circa 18 centimetri e ho fatto 28 giri. Io qui ho concluso con l'ultimo giro senza paillette. Prima di procedere controlliamo che l'apertura vada bene e direi che ci siamo. Adesso prima di finire farò altri 2 giri a punto basso senza paillette, quindi non vado a fare nessuna diminuzione o aumento, quindi continuo facendo gli ultimi 2 giri, quindi in totale saranno 3 perché ho fatto dopo le paillette quello senza e adesso ne aggiungo altri 2. Dopodiché taglio il filo e andrò a collocare, quindi andrò a bloccare questa clic clac, quindi negli angoli prendendo la metà, il centro del lato corto che deve coincidere con questo, e vi farò vedere come incastrare la lavorazione qui dentro e poi anche mettere le viti. Il corpo borsa è terminato, guardate che meraviglia, ho raggiunto 20 cm e qui ho deciso di fare un altro giro senza ovviamente paillette perché poi una parte verrà incastrata all'interno, quindi non volevo che le paillette fossero troppo a ridosso della chiusura. Quindi dopo l'ultimo giro di paillette ne ho fatti 4 senza. Io ho già inserito la clic clac, guardate, adesso c'è la parte più delicata. Intanto dobbiamo fare in modo che questo coincida col centro, quindi accertiamo che i punti siano uguali sia a destra che a sinistra e adesso io vi faccio vedere cosa fare. Qui abbiamo una parte vuota dove andremo a inserire, mi aiutate con un cacciavite, un coltello piatto, insomma, e facciamo rientrare quanto più possibile la nostra lavorazione in questo modo, vedete? E rispetto alle chiusure in legno che vi ho fatto vedere, tende ad uscire. Quindi noi nel momento in cui abbiamo sistemato per bene ogni punto dove c'è il foro, guardate, vedete, l'ho rientrata tutta più possibile, io prendo un piccolo cacciavite, una delle viti e piano piano facciamo questo. Vedete? Vado ad inserirla, l'avvito ben bene in maniera tale che così faccio un altro giro, proprio la devo incastrare per bene. Ecco, siamo arrivati. Stessa cosa devo fare qui. Riprendo il cacciavite piatto e vado a inserire quanta più lavorazione possibile. Questa è la parte più delicata della lavorazione, perché dobbiamo, siccome non amo mettere colla, volendo voi potete, se preferite, aggiungere un po' di colla, io personalmente invece cerco di inserire al meglio la lavorazione, vedete? Quindi anziché aspettare che sia tutta inserita, io faccio questa operazione. Nel momento in cui mi accorgo che sono arrivata, prendo l'altra vite e faccio la stessa cosa. Prendo e avvito per bene. E proseguo così in tutti i posti dove ci sono le viti. Dopodiché
Vedete questi gancetti, mi raccomando, lasciamoli all'esterno. Inseriamo il manichetto da 30 centimetri perché l'altro poi vi farò vedere che ci sarà un altro video. Quindi completiamo questo lavoro, così la nostra borsa è completa. Guardate che sciccheria! Io ho inserito momentaneamente la tracolla più corta, quella da 30 centimetri, ma qui ne abbiamo un'altra, quindi volendo potete anche intercambiarla. Io vi ricordo che troverete un kit a vostra disposizione su gomitoli.com, sconto 30%, ma nelle date indicate, e potete scegliere tra circa 7 tonalità differenti. A proposito del kit, volevo dirvi che troverete, oltre quello che vi ho mostrato, una calamita e anche una fodera che andrà inserita all'interno, tutto abbinato. Quindi mi raccomando, avevo dimenticato di dirvelo, ma il motivo della calamita e della seconda catena è perché con lo stesso kit andrò a realizzare, quindi con quello che ci rimane del cotone, guardate, del cordino, circa 120 grammi, andrò a realizzare un altro progetto, quindi con un'unica spesa, due splendidi progetti. Le misure sono 23, 20 e circa 10 cm di profondità, quindi una borsa anche abbastanza capiente, ma veramente super elegante e soprattutto facile, quindi anche chi non è espertissimo può cimentarsi in una borsa di questo tipo. Se avete dei dubbi, come sempre mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. A questo punto ci vediamo venerdì con l'altro tutorial sempre super elegante. Ciao a tutte!